bene. Quindi Doha Airport, on the way back to Italy. Resoconto finale, che figata, Dio. Torno a casa veramente felice. C'è stato un sacco di bellezza dell'universo. Ho avuto veramente la fortuna che il giorno prima di partire venisse un mio very friend, carissimo amico a Kathmandu. Non l'avevamo programmato, veramente non è stato programmato, è stato l'universo che ci ha fatto finire a Kathmandu tutti e due, da una parte del mondo all'altra. E dici, ah, ma il 25 novembre sono a Kathmandu, parto per qualche mese in Asia. Se gli dici, ah Dio, ma il 25 novembre sono a Kathmandu, anch'io ti vengo a prendere all'aeroporto. L'universo a volte fa le sue cose, no? Questo volo, mentre ero in aeroporto, bam, mi arriva vicino sto ragazzo americano, che anche lui è stato in Nepal, che anche lui parla un po' di nepalese, che anche lui si occupa di meditazioni, di neuroscienza, di studio sull'effetto che le sostanze hanno sul cervello, dello studio che la meditazione ha sul cervello. Anche lui è un viaggiatore e si parte una gran chiacchiera e una bellissima condivisione di viaggio, dicendo, dai, per una volta che trovi qualcuno di strano come te nel mondo, no? Che fa le tue stesse cose, che viaggia, che studia meditazione, che studia neuroscienza, che è dentro questi mondi tutti insieme. Teniamoci il contatto, no? Non si sa mai nella vita. Tra l'altro conosce la stessa associazione con cui tu stai lavorando in Portogallo, cioè, boh. Quindi questo è stato molto interessante. Anche l'ultima sera, non so se si sentirà niente in questo video col casino che c'è, ma boh, non importa. L'ultima sera comunque, che appunto essendomi staccata dal gruppo, di già fare l'esperienza di andarmene in giro da sola per un paio di ore, bello da un lato, mi sono fatta leggere la mano. Siamo andati a Pashupati. A Pashupati fanno delle cremazioni, quindi abbiamo visto i corpi come li coprono con i vari teli bianchi, poi arancioni, mettono i fiori, poi li bruciano e va tutto in questo fiume, un po' come Little Varanasi di Kathmandu. Allora ho detto, dai, sono da sola, spendo qualche rupia e mi faccio leggere la mano. Ho detto che mi fa bene vestirmi di bianco e nero, che mi fa bene fare il pranayama per guarirmi, e nel mio tema natale il sole è molto alto, quindi sono una persona piena di energia e la mia vita sessuale è molto buona. Mi ha detto, ah sì, che vivrò una lunga vita fino a 85-90 anni, che la mia vita nel Western Society, e la mia Venere entrerà nel mio tema natale a 30-35 anni, quindi quello sarà il fiore della mia vita, che avrò un matrimonio con un solo uomo, ma non sono sicura che aderisco veramente ai principi della monogamia, ma vedremo. Che avrò 3 figli, una figlia femmina e 2 figli maschi, e che la tecnologia è molto importante per la mia vita. Bah, ho detto, allora vuol dire che devo fare questi video. Mi fa bene cantare e ballare. Questo è stato il mio oroscopo. E poi questa passeggiata da sola a Kathmandu, un po' pesante, tanta gente che mi ferma, magari anche per dei motivi buoni, ma tanta gente che mi ferma, mi chiede cose, dreadlock, compri questo, compri quello, mi dai questo, mi dai quello, vuoi quello, cioè intenso, un sacco di inquinamento sonoro, un sacco di inquinamento proprio dell'aria, un sacco di veramente intensa. Onestamente non mi sono sentita molto serena, e invece poi a girare in due, devo dire, dopo che sono andata a prendere il mio amico, è stato bellissimo. Siamo fermati a bere una birra a un certo punto in una strada e passa sto bambino nepalese. Ovviamente gli dico 2 parole in nepalese, no? Namaste, timbro namakeho, quindi lui diventa matto, chiama tutta la sua famiglia. Boh, va a finire che finiamo a casa di questi qua, tutta una situa, arriva tutta la famiglia, poi a un certo punto aprono una porta, mi fa, qua però non potete filmare tutto, perché stavano giocando d'azzardo. Sarà come un gioco fatto con le conchiglie, una polvere bianca, serve per far scivolare meglio le conchiglie per terra.
no, veramente, e la buttano per terra, dove giocano un sacco di soldi, tipo veramente, veramente, di migliaia, migliaia, migliaia di rupie, vincono migliaia di rupie, pagano un sacco di soldi questa famiglia per affittargli la stanza per poter fare questo gioco. Tipo, questa stanzetta, vedi tipo 20 nepalesi con un sacco di soldi in mano, Dio, ste conchiglie che le lanciano, fanno un bordello incredibile. Due ragazzini che parlavano benissimo inglese, veramente benissimo, e questa famiglia che giustamente ci ha raccontato un po' la storia, no? Il papà era insieme a una donna, hanno fatto 2 figli che adesso sono in Australia e che stanno studiando, quindi una famiglia ricca, ma in realtà è una casa super modesta, cioè non è che quando entri a casa loro dici ah wow, questi sono ricchissimi, no, cioè, eppure la ex tipa l'ha tradito, quindi si sono separati e poi hanno fatto un arranged marriage, quindi un matrimonio combinato con la nuova moglie. Però la figlia mi diceva, però secondo me, anche se hanno fatto tutte le carte divinatorie, perché giustamente prima di sposarsi loro guardano se l'oroscopo funziona, se l'oroscopo funziona si sposano, se no no, e anche il giorno del matrimonio tutto lo controllano sull'oroscopo, ma boh, insomma. E mi fa, però secondo me l'oroscopo non ha tanta ragione perché litigano sempre. La storia di questa famiglia, la storia del padre che aveva problemi di alcolismo, poi ha smesso, era lì che ci offriva delle birre, si hanno messo a fumare le sigarette insieme, ci hanno fatto mangiare con le mani, Dio, divertentissimo, un po' pesante nel senso che non ti lasciano più andare via. Poi è diventata notte, beh, notte tipo 10 di sera, tipo non 2 di notte, e non c'era più niente. Kathmandu vuota, non un bar aperto, non un posto dove sederti, c'è questa sensazione di sta città veramente vuota e piena allo stesso tempo di gente che fa cose, mercati notturni, che gira, che vende il tè nei boiler, gente che lavora per strada, macerie ovunque, sembra uno scenario post-apocalittico. A un certo punto passo, c'è una tipo praticamente morta per terra, col naso, la bocca piena di sangue, le mani piene di sangue, che non si muove, che non sembra respirare. Mica mi fermo e dico, ma l'hai vista? Cioè, con questa cosa dico, ma no, ma che cazzo faccio? Cioè, c'è veramente un cadavere lì di fronte a me che... Cioè, non posso andare avanti senza fare niente, no? Ma chi chiami? Boh. E in quel momento lì a sinistra questo tipo col gilettino giallo, come se non fosse successo niente, mi fa, oh, don't worry, all good, I'm here, I'm gonna call. Se ok. Ho detto, ok, magari è un soccorritore, no? E sono andata via. Magari sono abituati alla gente che a volte muore per strada anche, no? Un'altra realtà che Kathmandu di giorno. Da sola non penso avrei avuto, non so se veramente sarei andata la sera a casa di gente, non so se avrei avuto proprio la tranquillità, il coraggio di camminarmene da sola a quel momento, quindi sono molto contenta di questo, di aver visto anche questo punto di vista. E basta, è stato un viaggio incredibile, sono molto contenta, l'universo ha fatto le sue cose. La vita è un po' questo mix dei tuoi desideri e di quello che la vita ti porta alla fine, no? Fino a dove possiamo veramente scegliere, fino a dove abbiamo veramente la responsabilità della nostra vita, fino a dove è la vita che in realtà è già stata scritta, non lo so. A volte succedono delle cose che sono veramente più grandi di te. Sono super grata, sono super felice. Namaste, Dio. Alla prossima, vediamo cosa ne viene fuori. Se sei arrivato a vedere fino a qua, grazie di aver condiviso questo viaggio. Se sei curioso puoi scrivermi, mi fa molto piacere parlarne. Vediamo cosa succede adesso nella vita. Ciao, grazie. Bisous.